tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, anche questa volta andremo a fare un paio di orecchini, ma il modulino, questo progetto, si presta anche per fare un ciondolo oppure un bracciale, unendo fra loro i vari moduli. Allora vi mostro i primi che ho fatto, eccoli qua. È un modulino molto semplice, avrete bisogno di un rivoli da 14, delle chevron duo, zoli duo, le super duo, dei cipollottini 3x2 e il rocaille in due misure, le 15/0 e le 11/0. Potrebbe essere anche un bracciale unendo tra di loro i vari moduli. Io non l'ho fatto perché non avevo abbastanza sia le chevron che in questa colorazione di super duo per poter fare un bracciale. Può essere anche un ciondolo. Oggi invece l'andremo a fare in quest'altra colorazione che a me piace tanto. Vi mostro subito i materiali. Allora, un rivoli da 14 mm, poi serviranno le 11/0 e le 15/0. Allora, come 11/0 io sto utilizzando due colorazioni, queste della Miyuki in argento, le classiche Duracot Galvanized Silver, e queste che sono della Toho, ma vanno bene sia soltanto Miyuki che Toho e sono sempre 11/0. Le 15/0, scusate, nella colorazione sempre argento, che sono sempre della Miyuki. Poi avrete bisogno delle chevron, io userò questa colorazione e sono queste perline. Metti a fuoco. Avrete bisogno dei cipollottini 3x2, le zoli duo, sia quelle di destra che di sinistra, e userò anche due colorazioni di super duo, questo bellissimo colore menta e queste, ma voi potete utilizzare anche una sola colorazione. Come filo andrò ad utilizzare un Farline da 0,15 e naturalmente, se volete farci un orecchino, servirà un perno o una monachella. Questo è tutto il materiale. Il modulino è semplicissimo, veramente semplice. Vi ho detto, potete farci anche un bracciale unendo vari moduli tra di loro. Quindi adesso io mi preparo tutto e passiamo al tutorial. Ciao a tutti! Iniziamo inserendo sul nostro filo 8 cipollotti 3x2 alternate a 8 rocaille 11/0. Li contiamo insieme, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dovete chiudere a cerchio, ripassando attraverso le perline, fare un paio di nodini e poi vi portate ad uscire da una 11/0. Ed ecco qua, abbiamo chiuso a cerchio. Sto uscendo da una 11/0, ora dobbiamo mettere sul lago 7 rocaille 11/0. Io userò quella centrale di un altro colore. Da questa rocaille ci inseriamo nella prossima, la classica incastonatura netted, e andremo a fare tutti questi archetti tutti intorno. Di nuovo 7 11/0 e ci inseriamo nella prossima
rocaille, e facciamo questo per tutto il giro. Ed ecco qua. Ora entrate nel primo archetto che avete formato e uscite da una rocaille centrale. Adesso inseriamo 3 rocaille, io userò sempre quella centrale della seconda colorazione, 3 11 0, e vi inserite nel prossimo archetto nella rocaille centrale di nuovo 3 rocaille e ci inseriamo nel prossimo archetto nella rocaille centrale, e dovete continuare così fino alla fine. E abbiamo terminato anche questo giro. Ora ci inseriamo nella rocaille centrale delle prime 3 che abbiamo inserito. Ora prendiamo il nostro rivoli, lo mettiamo a testa in giù e cominciamo a stringere. Ora andremo a chiudere il retro con altre rocaille, sempre 11 0. Prendiamo una rocaille e ci inseriamo nella prossima rocaille centrale delle 3 e cominciate a tirare bene. Di nuovo una e ci inseriamo nella prossima rocaille, sempre in quella centrale. Di nuovo una rocaille e ci inseriamo nella rocaille centrale del prossimo archetto, e dovete continuare così fino alla fine. Fate un paio di giri di rinforzo per stringere bene il retro e l'incastonatura così è terminata. Ed ecco qua, abbiamo terminato la nostra incastonatura. Ora risalite con l'ago attraverso le perline e ci inseriamo nella primissima rocaille che incontriamo, questo dell'archetto che abbiamo fatto in precedenza. Ora in questi spazi dovremo mettere questa sequenza. Dobbiamo inserire le nostre zoliduo e prendiamo dalla parte della punta, vedete, in questo modo. Noi usciamo con l'ago che va, cioè con il filo che va verso il davanti del rivoli, e con l'ago ci inseriamo nella fila di fronte, però con l'ago che va verso il retro della lavorazione, e qui andremo ad inserire le zoliduo. Ora dobbiamo rientrare, vi faccio vedere, nella rocaille questa centrale dell'archetto e risalire nella prima della prima fila, vedete, in questo modo. Ora invece in questo spazio andremo a mettere questa sequenza. Prendiamo una 11 0, una chevron e ci inseriamo nel primo foro, e 2 super duo, una 11, una chevron e 2 super duo. Portiamo tutto alla fine del filo, ci inseriamo nel secondo foro della chevron, prendiamo di nuovo una 11 0 e, come abbiamo fatto con le zoliduo, scendiamo nella rocaille dell'altra fila e tirate bene il filo, vedete, deve risultare così, in questo modo. Ora vi dovete rientrare in quella centrale e risalire di nuovo nella prima rocaille della prossima fila, e qui di nuovo andremo ad inserire 2 zoliduo, sempre prese dalla parte della punta, e scendiamo con l'ago
nell'ultima rocaille dell'altra fila e tirate bene il filo così. Ora ripassiamo in quella centrale, vedete, quella sotto, e risaliamo nella prima rocaille della prossima fila che incontriamo, e qui andremo a mettere di nuovo una rocaille, la chevron ci inseriamo nel primo foro, 2 superduo, portiamo tutto alla fine del filo, con l'ago ci inseriamo nel secondo foro della chevron, riprendiamo una 11 e con l'ago ci inseriamo nell'ultima, portandoci con l'ago verso il retro della lavorazione, nell'ultima rocaille 11,0 della seconda fila. Questo deve essere il risultato e dovete continuare in questo modo fino alla fine. E questo sarà il risultato. Ora attraversate le perline e portatevi ad uscire. Io rientro anche nella prima zoliduo nel foro basso e poi mi porto ad uscire dal foro alto della seconda, vedete, in questo modo. Ora qui vado ad inserire 5 15 0, e mi inserisco nel foro superiore di questa prima superduo. In mezzo alle superduo andrò ad inserire un'altra superduo, userò la seconda colorazione in questo modo. Di nuovo 5 15 0, sono 5 15 0 e vi inserite nel foro superiore della prossima zoliduo. In mezzo alle zoliduo andrò ad inserire sempre una superduo e mi inserisco nella prossima, sempre nel foro superiore. Vedete, questa deve essere la sequenza. Di nuovo 5 15 0, e ci inseriamo nel foro superiore della prima superduo. In mezzo alle superduo andremo ad inserirne un'altra. Di nuovo altri 5 15 0 e ci inseriamo nel foro superiore della prossima zoliduo. In mezzo alle zoliduo andremo ad inserire di nuovo una superduo. E questa deve essere la sequenza che dovete ripetere fino alla fine. E questo sarà il risultato. Ora attraversate di nuovo le 15 0, le prime che abbiamo inserito. Dobbiamo attraversare anche le superduo e ci portiamo ad uscire dalla seconda fila di 15 0 dalla penultima rocaille 15 0, e qui andremo ad inserire una 11, un cipollottino e un'altra 11 0 e userò tutte e due le colorazioni, e vi dovete inserire nel foro superiore della superduo che si trova in mezzo alle zoliduo. Su questa superduo andremo a fare un picot con 3 15 0. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e tirate bene il filo. Ora dobbiamo inserire la stessa sequenza
io inserirò prima questa verdina, il cipollotto e poi l'altra colorazione di 11,0, sono sempre 2,11, e ci dobbiamo inserire non nella prima delle 15,0 ma nella seconda. Dobbiamo inserirci nella seconda 15,0 di questa fila e tirate bene il filo, mi raccomando, tirate bene. Ora dobbiamo riattraversare di nuovo queste 15, le superduo e uscire dalla seconda fila, dalla penultima, sarebbe la quarta. Metti a fuoco, dalla quarta 15,0. Qui di nuovo andremo ad inserire una 11, un cipollotto e un'altra 11,0 e ci inseriamo nel foro superiore di questa superduo che si trova in mezzo alle zole duo. Qui andremo a fare un picot con 3 15,0. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta, formando appunto questo picot. Adesso di nuovo una 11, un cipollotto e un'altra 11,0 e ci inseriamo non nella prima ma nella seconda di questa fila di 15,0, vedete, nella seconda, e tirate bene il filo. Questa deve essere la sequenza e dovete continuare così fino alla fine. Dopodiché l'orecchino è terminato, basta fare un cappietto, vedete voi la posizione come volete metterlo, e l'orecchino così è terminato. Fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, il nostro orecchino è terminato. Come vedete i passaggi sono semplici, questo è l'altro e questa è l'altra colorazione. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere. Se ci sono problemi potete contattarmi tranquillamente. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio e vi mando un grosso abbraccio. Ciao a tutti!